Siamo in partenza per Intersolar di Monaco. Vediamo un attimino quanto tempo ci impieghiamo, visto che dicono che tutti che sui lunghi viaggi Tesla non va bene. 40 euro 2 piatti di pasta asciutta. Pausa pipì per l'anziano, vignetten per l'italiano. Ed eccoci rientrati alla fine di questa giornata di fiera. E 2. La qualità tedesca. Torino, Monaco di Baviera, con un'auto elettrica. Quanto ci abbiamo messo, quante tappe abbiamo fatto, è davvero così impossibile? All'interno di questo video voglio documentarti passo passo quello che è stato il mio viaggio, insieme al mio socio, verso Monaco di Baviera, dove ho partecipato alla fiera Intersolar dedicata al mondo del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo, che ti ho già documentato in maniera approfondita con i video delle scorse settimane. Saremo riusciti ad arrivare sani e salvi? E qual è la reazione di uno che non ha un'auto elettrica, che non si fida della mobilità elettrica? Perché sì, il mio socio guida un'auto a gasolio e non è intenzionato ad acquistare un'auto elettrica. Ti racconterò la nostra trasferta e il dietro le quinte della vita da consulente all'interno di questo video, quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. So già che per chi non crede nell'auto elettrica questo video non servirà a niente, non aiuterà a cambiare idea. Perché? Perché l'ho visto nei reel, nelle pillole dedicate al mondo della mobilità elettrica, anche documentando quelli che sono gli aspetti concreti, tecnici, numerici della mobilità elettrica, tanto non conta niente. Quindi mi rivolgo a te, che forse sei interessato a valutare il mondo dell'auto elettrica e non sai se conviene o non conviene, e vuoi capire esattamente quali possono essere le difficoltà che si riscontrano durante un viaggio così importante. L'obiettivo di questo video è quello di documentare un esempio concreto di una trasferta importante in giornata, quindi quante ore ci abbiamo messo e quante tappe abbiamo fatto, per te che forse stai pensando all'auto elettrica. Se stai pensando proprio a una Tesla, ti ricordo che in descrizione puoi prenotare la tua Tesla utilizzando il mio codice referral, che ti permette di avere fino a 1000 euro di sconto sull'acquisto della tua prossima Tesla. Quindi se vuoi fare il grande salto, ovviamente trovi il link in descrizione. Adesso però non perdiamo altro tempo, saliamo a bordo e partiamo in direzione Monaco. Buongiorno, 10:30, mercoledì 14 giugno. Siamo in partenza per Intersolar di Monaco. Ovviamente cronometreremo tutto quanto. Vediamo un attimino quanto tempo ci impieghiamo, visto che dicono che tutti che sui lunghi viaggi Tesla non va bene, ti devi fermare spesso. Adesso la prima tappa ce la dà all'1, sono 10:30, quindi 2 orette e mezza tranquille di viaggio in Svizzera, vicino a Locarno, quindi niente, ci vediamo dopo. Partiti a metà mattinata con la batteria non del tutto carica, ci siamo dovuti fermare la prima volta in Svizzera e abbiamo abbinato pausa pranzo a ricarica super fast, sempre con le colonnine di ricarica Tesla. Siamo a Lugano per far tappa, sono le 12:56, sono arrivato che ero al 21%, adesso possiamo anche vedere direttamente dentro com'è la situazione. Eccoci qua, siamo al 21%, 20 minuti per ripartire dal viaggio, vediamo se si intravede, ma non so se riuscite a vederlo benissimo. Sta caricando 116 kW e niente, ne adesso andiamo a mangiare un boccone. 40 euro 2 piatti di pasta asciutta. Bene. 13:28, siamo all'80%, ripartiamo. Dopo aver fatto pranzo abbiamo proseguito il nostro viaggio sulle bellissime autostrade svizzere, una corsia piena di lavori dove si viaggiava a 70 km/h a dir tanto. Stiamo procedendo ovviamente qua in autostrada, le bellissime autostrade svizzere, una corsia, non ce ne sono due, ce n'è solo una, ovviamente velocità media 40 km/h, quindi per darvi un'idea. Torino Savona. Esatto, e tutti si lamentano della Liguria, la Liguria è pieno di lavori, anche qua ci sono i lavori, solo che qua c'è una corsia, in Liguria almeno ce ne sono due, che ogni tanto diventano una, ma almeno sono due. Durante il nostro viaggio verso Monaco di Baviera abbiamo notato tantissimi pannelli fotovoltaici installati sia in Svizzera che in Germania a fianco dell'autostrada, e questo evidenzia quanto la nostra terra, essendo fortunata, avendo un arrangiamento maggiore, ha tantissimo potenziale per installare grandi impianti fotovoltaici. Eccoci in viaggio ancora in discesa, da notare come stiamo caricando la macchina, quindi abbiamo un consumo medio negli ultimi 25 km di meno
quasi meno 2 wattora ogni chilometro, quindi molto molto poco. Ovviamente se vado a guardare la salita di prima, quindi con una visione negli ultimi 50 km, vediamo il picco dei consumi che ci sono stati in salita. Adesso stiamo scollinando, quindi stiamo scendendo verso la Germania e i consumi sono nettamente inferiori. Bellissimi paesaggi, ma si viaggia sempre a velocità di crociera su una corsia sola. Che belle le autostrade svizzere, che ci obbligano a mettere il tagliandino che ci costa 40 euro all'anno. Che bello per un viaggio solo. All'alba delle 16:07, 4:07 minuti, entrati in Austria dopo aver attraversato anche il Liechtenstein, Vaduz, quindi abbiamo toccato un altro stato ufficialmente, e quindi Soluzioni Green è stato nel Liechtenstein, quindi possiamo ricordarci anche questo. E adesso abbiamo ancora 50 minuti, 76 km per arrivare al 15%, perché abbiamo prolungato la tappa, nel senso che il traffico, il lavoro, tutto il resto, i lavori su lungo la strada, non ci fermiamo adesso a ricaricare, ci posticipiamo un pochettino oltre, arriveremo al 15%, ma ci avviciniamo a Monaco, perché per caricare è meglio arrivare con la batteria sotto il 20%, quindi la batteria c'era. Il fatto è che quando abbiamo fatto pranzo abbiamo caricato forse un filo più del previsto, anche se abbiamo fatto giusto 2 bocconi, poi siamo ripartiti, e quindi niente, allunghiamo questa tratta. Dopo una brevissima tappa per l'acquisto della vignetta, ovviamente pausa pipì per l'anziano, vignetten per l'italiano. Vignetta, 2 caffè, si intravede, 3 euro a caffè. Mentre aspetto il mio socio che è andato in bagno, rispondo a una domanda legittima, no? Ma Davide, ma chi te lo fa fare di partire da Torino, andare fino a Monaco, perdere un giorno ad andare, un giorno per la fiera e un giorno a tornare in macchina? Prendi l'aereo, fai molto prima, vero? Ma che piaccia o meno, l'auto elettrica impatta nettamente meno, azzera l'inquinamento, quindi il particolato locale, quindi immaginatevi la pianura padana senza le auto a combustione, e a livello di invece di emissioni che hanno un peso globale, quindi parliamo di effetto serra, riduce in maniera estremamente importante, perché sì, vero, c'è dell'energia necessaria, si impatta a livello di emissioni per quel che riguarda la produzione, ma ci sono diversi studi, c'è comunque un punto di bilancio dove l'auto risulta essere più sostenibile. Poi sì, c'è il discorso terrerare, non terrerare, ma ripeto, l'argomento è più complesso. Va da sé che però nel mio piccolo, se posso, auto elettrica che impatta meno. Attacchiamo anche qua la vignetta, che però prima era all'esterno, questa è all'interno. Tac, voilà, ripartiamo. Ho messo un po' di tempo, ma anche qua in Germania i tedeschi, il camion 1 ci impiega 10 minuti a superare camion 2. Complimenti. Abbiamo proseguito in direzione Monaco di Baviera facendo un'ultima tappa di ricarica. Purtroppo ci siamo fermati per la vignetten, anche se ci hanno detto che solo di passaggio potevamo non fermarci, però niente, ci si ferma. Nel frattempo là dietro c'è un'altra colonnina e siamo nella patria di End Charge. Faccio qualche sfida per recuperare qualche chilometro. Ovviamente ricordo il codice S-Green per scaricare l'applicazione con cui si può giocare e migliorare l'infrastruttura di ricarica. Sta caricando a 80, sono su 109, 130. Questa qua è una colonnina poco potente, 130, perché una colonnina da 140 mi dice 10 minuti per ripartire. Arrivati al Marriott Hotel, ospiti di LG, abbiamo messo subito in carica la nostra autovettura e siamo usciti fuori a mangiare. Signori, eccomi carico come un mulo, check-in fatto, adesso raggiungiamo la camera. Ed eccoci arrivati finalmente in camera, brevissimo tour veloce. Letto matrimoniale, c'è pure un divanetto, tavolino, bel televisore. Qua c'è ovviamente l'ingresso con l'armadio e questo è il bagno
con, vabbè, classico bagno. Direi che ci siamo, approvato, parola di Bruno Barbieri. 4 hotel. Ed eccoci arrivati in albergo, 8 ore e 10 minuti circa, siamo partiti alle 10 e mezza circa, siamo arrivati per le 7 meno un quarto circa, con un po' di traffico, sia in Svizzera, un po' qua ovviamente a Monaco perché è l'orario del rientro dall'ufficio, però il viaggio è andato alla grande. Adesso ovviamente una rinfrescata rapida e poi andremo fuori a esplorare la città di Monaco alla ricerca di una birreria, nel senso un posto dove mangiare un piatto tipico tedesco, la birra. Al nostro ritorno eravamo ovviamente forse un pochettino brilli a causa della quantità di birra bevuta. Ci siamo però resi conto che la colonnina non caricava e complice anche l'orario infausto non siamo riusciti a capire in dettaglio qual era il problema. La mattina seguente però abbiamo identificato il problema. Eccoci, abbiamo scoperto l'arcano e siamo riusciti comunque a trovare una soluzione con una classica presa tedesca, siamo in Germania, con il connettore classico. Perché? Perché, vedete con me, il cablaggio non funzionava. Non funzionava, nel senso qua ci sono le due colonnine, uno dice boh, dovrebbe funzionare tutto quanto, 1 e 2, qua c'è la caramina. Arrivano i due cavi, grazie all'ingegnere della soluzione green, abbiamo scoperto i due cavi dove arrivano. Eccoli qua, 1 e 2. La qualità tedesca. Siamo poi quindi andati alla fiera Intersolar dove abbiamo lasciato la macchina senza possibilità di ricarica e dopo diversi chilometri a piedi in giro per la fiera siamo giunti in albergo e abbiamo messo sotto carica la nostra autovettura sfruttando le classiche spine, le classiche prese perché le colonnine, come vi ho documentato, non funzionavano. Adesso proviamo a caricare con la ricarica lenta a 2 kW. Ed eccoci rientrati alla fine di questa giornata di fiera. Aggiornamento: ho messo in carica la macchina come già documentato nell'altro video con la presa asciugo normale. Sono le 17:46, la batteria è al 47%, 48%, ecco qua, vedete se riuscite a vedere, sta caricando a 2 kW e mi dà 15 ore, circa 16 ore per la ricarica completa. Significa che per domani mattina alle 9 stare al 100%. Noi ovviamente partiremo prima perché dobbiamo rientrare, quindi anche laddove non riusciamo a trovare una colonnina con una tedesca, un asciugo, una spina normale, arrivando comunque scarichi, la prima notte si è ricaricata del 50%, la seconda notte idem. Va da sé che ovviamente qua a 10 minuti c'è un supercharger, quindi potremmo utilizzare quello, ma qua siamo in albergo ed è gratis, quindi perché non sfruttare anche questa modalità di ricarica. E niente, sono le 6:15 e mi devo fare la doccia e prepararmi. Perché? Perché tra mezz'oretta c'è il motivo principale per cui sono venuto qua a Monaco, perché sono stato invitato da LG Electronics per la presentazione del suo nuovo inverter. Ovviamente per l'evento di LG c'è un video dedicato che puoi recuperare cliccando in descrizione qua nelle schede. Adesso ci si prepara e poi evento LG, si dorme e domani si riparte. Il video prosegue. E voilà, eccoci pronti per andare a fare bisboccia. Siamo stati quindi ospiti di LG per un evento incredibile che ha presentato uno dei prodotti più innovativi per il mondo del fotovoltaico in integrazione alle pompe di calore e ovviamente dopo una bellissima serata passata in compagnia, la mattina seguente siamo ripartiti. E buongiorno, sono le 6:30 di mattina, mi preparo colazione presto perché dobbiamo rientrare in Italia e vediamo di partire un po' prima così da poter arrivare nel pomeriggio. Se all'andata siamo partiti alle 10:30 di mattina e siamo arrivati qua che erano le 7:15 a memoria, l'obiettivo qual è? Partire adesso verso le 8 così da arrivare in Italia verso le 4 di pomeriggio, visto che poi c'è il weekend. Quindi adesso colazione, poi se riesco vado a registrare ancora qualche spezzone perché l'evento di ieri sera di LG è stato davvero clamoroso. Ovviamente aggiornamento doveroso della nostra auto Tesla. Con la ricarica 2 kW dalla presa tedesca, dall'asciugo, siamo al 92%, quindi abbiamo una carica
assolutamente sufficiente per viaggiare tranquillamente per diverse ore. Comunque, nonostante tutto, ok, abbiamo avuto 2 notti a disposizione con la ricarica a 2 kW in albergo, quindi non proprio il massimo, ma siamo riusciti a portare la nostra auto, siamo arrivati che era al 10-15% fino al 92%, quindi una trasferta così importante di 2 giorni, toccata e fuga, dove di giorno la macchina non ha caricato perché l'abbiamo utilizzata per spostarci verso la fiera, l'abbiamo utilizzata solo con la ricarica a 2 kW, la più bassa che c'è, solo di notte in albergo mentre è parcheggiata. Beh, direi che è assolutamente promossa come situazione. Ripartiti da Monaco c'era la possibilità di fare una sola tappa, una nel Liechtenstein, subito dopo il Liechtenstein, e poi una qua a Vicolungo, quindi poco prima di arrivare. Ora l'avevo previsto 10:32 prima tappa, se ne guardiamo tutto il viaggio, per le 3 dovremmo essere a casa. Sono le 7:48, si riparte. Durante il ritorno sappiamo che in Germania determinate autostrade non hanno i limiti di velocità e a questo punto avevo il bivio per una doppia scelta: andare a velocità di crociera 120-130 per salvaguardare la batteria, oppure schiacciare a manetta per ridurre i tempi di percorrenza. E ovviamente ho optato per la seconda opzione, quindi tirando intorno ai 180 per guidare ovviamente in sicurezza, aumentando sì i consumi dell'autovettura ma non generando disagi per quelle che sono le tappe, perché alla fine la macchina si sarà fermata sì e no 5 minuti in più, ma 5 minuti che non hanno impattato per quel che riguarda le classiche tappe lungo il percorso. Vista ovviamente la distanza, ci siamo fermati ben 2 volte. Una prima volta in Svizzera, dove abbiamo avuto una bellissima sorpresa, cioè i supercharger erano all'interno di un outlet con parcheggio a pagamento. Clicca sul pulsante, Assistente assistisci. LED verde. Sta caricando e questa è una colonnina da 250 kW. Ci hanno fatto pagare pure 2 franchi per il parcheggio, perché siamo qua vicino a un outlet. E dopo una piccola tappa da Starbucks vediamo se ce la fa una persona che non sa usare la testa. Vai, clicca. Tieni, no, ok, vai, aggancia tutto. Tira via, bravo. Ok, ripartiamo. 84%. Abbiamo ripreso il viaggio in direzione Italia facendo un'ulteriore tappa all'altezza di Vicolungo. Dove nell'outlet abbiamo anche lì fatto pausa pranzo. 14:09, 31%, ci fermiamo a far pranzo. Nel frattempo ovviamente mettiamo in carica. Anche se molto probabilmente saremmo potuti arrivare direttamente a casa al limite con un 4%, quindi facendo solamente una tappa da Monaco a Pinerolo, però ovviamente dobbiamo fermarci, bagno, mangiare un boccone e sgranchirsi un pochettino le gambe, quindi la lasciamo lì in carica e noi andiamo a mangiare un boccone. Il tempo di far pranzo ovviamente la macchina era già assolutamente carica e siamo rientrati a Pinerolo senza troppi problemi. Questa è stata la nostra esperienza a Monaco e se ti interessano video di approfondimento della vita dietro il consulente, la vita da youtuber, chiamatela un pochettino come volete, lascia un bel mi piace e commenta questo video proprio perché potrebbe essere interessante portare sempre contenuti di valore, anche di intrattenimento, come questo dopo tutto. Se sei un detrattore dell'auto elettrica e sei arrivato fino a questo punto, ovviamente evidenzierai disagi di doversi fermare ogni 2-3 ore per fare le ricariche e non avrai capito nulla di questo video. Infatti ci siamo fermati più volte del previsto, non per ricaricare l'auto, ma perché il corpo umano, per una trasferta così importante, forse anche per chi non ha più il fisico di un trentenne, ha bisogno di fermarsi. E quindi sulle lunghe distanze criticità non ce ne sono, perché le pause sono già previste, sono già pianificate nella nostra mente. Quando io faccio un grande viaggio difficilmente faccio una tirata di 5-6 ore no stop, anche perché il fisico non regge. C'è da dire però che da esperienza diretta fare un viaggio di questa importanza con un'auto elettrica è nettamente meno stancante. Vuoi la guida a un pedale, vuoi il pilota automatico, vuoi proprio il fatto che mentalmente sei più libero perché non devi pensare a frizione o non frizione, ma viaggi tranquillo, e anche la qualità del prodotto Tesla, come anche di tante auto di alta fascia, arrivi nettamente riposato. Quindi sulle grandi distanze criticità, ripeto, lo
testata più di una volta, non ci sono problemi sulle auto elettriche, soprattutto se andiamo verso il nord Europa. Scendendo verso il sud Italia potrebbero esserci più difficoltà, ma chi lo sa. In futuro potrei fare un tour, raggiungere il sud Italia con un'auto elettrica per verificare anche lì la rete di ricarica che sta comunque crescendo. Ovviamente da consulente che gira l'Italia con l'auto elettrica è giusto ricordare che a volte può essere un problema non tanto il giorno del viaggio ma il giorno dopo, perché la pianificazione della Tesla ti programma per arrivare a casa con un 10-15% e se il giorno dopo avessi dovuto rifare un viaggio importante anche solo da Torino andare a Milano, bene, partire con un 5, 10, 15% in una zona come Pinerolo dove non ci sono dei supercharger potenti sarebbe stato ovviamente critico. Quindi no, l'auto elettrica sul singolo viaggio lungo non dà problemi. Mentre nel quotidiano, se faccio spesso tanti chilometri, tanti viaggi, lì può diventare un problema, soprattutto perché devi pensare al giorno dopo. Questa è una cosa che ovviamente va ancora un pochettino carburata. Spero quindi che questo video sia stato per te interessante, ovviamente sono curioso di leggerti nei commenti, lascia un bel mi piace, ti ricordo ovviamente il codice referral in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ne? Anzi, auf Wiedersehen!